Hai voglia di guardare tanti contenuti interessanti e super autentici per migliorare in italiano? Beh, allora guarda questo video. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio consigliarti degli YouTuber italiani fantastici per migliorare il tuo italiano. Infatti, guardare i miei video e quelli dei miei colleghi è un ottimo modo per imparare tante nuove cose in italiano, ma allo stesso tempo sarebbe anche un'ottima cosa guardare contenuti in italiano per italiani. Questo perché saranno inevitabilmente più difficili e quindi ti metteranno alla prova, ma ti permetteranno anche di imparare tante nuove cose sulla lingua italiana, la cultura italiana, quindi è una cosa molto importante da fare. Ti parlerò di canali molto diversi tra di loro, così che puoi guardare i tuoi preferiti in base anche alle tue preferenze, le tue passioni, i tuoi interessi. Però prima di iniziare voglio ricordarti una cosa: se ti piace la lingua italiana e vuoi imparare di più sulla grammatica, il vocabolario, eccetera, allora devi assolutamente iscriverti alla mia newsletter. Infatti, se ti iscrivi alla mia newsletter ti manderò ogni settimana tanti contenuti interessanti gratis per migliorare in italiano. Per iscriverti alla newsletter clicca sul link qui sotto in descrizione e ci sentiamo presto. Adesso iniziamo con i consigli di oggi, però voglio dirti che ho ordinato i canali YouTube in ordine di difficoltà, quindi partiremo da quelli più semplici per un livello più basso fino ad arrivare a quelli più avanzati con un livello più alto. Fantastico, adesso iniziamo col video di oggi e partiamo con la prima YouTuber che voglio consigliarti, Elisa True Crime. Il canale di Elisa non esiste da molto tempo, però lei è così brava che in pochissimi anni è riuscita ad arrivare a quasi 1 milione di iscritti, davvero bravissima. Lei è del nord e ha un accento torinese, però sai, devo dirti, lei parla molto piano, in un modo chiarissimo, quindi veramente non è per niente difficile da capire, anzi è molto semplice da seguire. Come dice il nome, Elisa True Crime, il suo canale è incentrato su dei casi di cronaca nera, quindi parla di omicidi, casi irrisolti, storie molto particolari. Sicuramente uno dei suoi video più popolari in assoluto è quello sul caso Gucci. Lo ha raccontato in un modo davvero super interessante e lei ha proprio una voce perfetta per quello che fa. Davvero, ti metti davanti ai suoi video, metti le cuffie e puoi ascoltarla per ore, è bravissima. Allo stesso tempo puoi imparare comunque tante cose su questi casi di cronaca, non solo italiani, anche del mondo. Quindi forse ci sono anche dei video su alcuni casi di cronaca molto famosi che già conosci e questo può sicuramente aiutarti nella comprensione. Guardare i suoi video ti permetterà tantissimo di arricchire il tuo vocabolario sulla cronaca, quindi se è una cosa che ti interessa davvero ti consiglio di guardare i suoi video o anche ascoltare il suo podcast, perché ha anche un podcast molto interessante. E quindi in generale, per il suo modo di parlare e la sua chiarezza, io consiglio il canale di Elisa True Crime a studenti che hanno un livello A2. Adesso passiamo al secondo canale di oggi e voglio consigliarti il canale di un'altra donna, fatto in casa da Benedetta. Benedetta ormai fa video su YouTube da davvero anni e anni, forse più di un decennio. Lei ha cominciato davvero dal basso, semplicemente facendo vedere delle ricette molto semplici e adesso è diventata davvero una professionista leader nel settore. Il suo canale è enorme e ha anche un programma in televisione. Il suo programma è sul canale Food Network, dove appunto insegna a cucinare delle ricette molto semplici ed è proprio questa la bellezza del canale. Le ricette presentate sono davvero semplici, delle ricette che possiamo fare tutti in casa e poi sono spiegate in modo molto semplice, quindi davvero se sei un appassionato o appassionata di cucina questo canale ti piacerà tantissimo. Ma anche se non sei in realtà tanto appassionato di cucina, guarda comunque i suoi video, le sue ricette, perché magari
magari puoi imparare dei piatti facili da preparare quando non hai voglia di cucinare, che però siano molto buoni. L'accento di Benedetta è un accento marchigiano, molto molto interessante. Voglio fare un piccolo appunto: quando diciamo accento marchigiano intendiamo l'accento delle Marche, una regione del centro Italia. A volte quando questo accento è molto forte è un po' difficile da capire, però nel suo caso non lo è. Lei comunque sta insegnando qualcosa, quindi parla molto chiaramente e anche lentamente, quindi non è difficile da capire. E quindi in generale, dato che Benedetta parla in modo molto chiaro e comunque non usa un linguaggio troppo difficile, io consiglierei il suo canale a studenti che hanno un livello A2. E adesso passiamo al terzo canale di oggi, un canale che io davvero adoro, Geopop. Geopop è un canale che è stato iniziato da Andrea Moccia, un geologo. Quindi il canale è iniziato semplicemente con la geologia, però adesso in realtà si parla un po' di tutto. Quindi abbiamo geografia, fisica, chimica, matematica, biologia e a volte anche dei video sulla storia, quindi video storici e di geopolitica. È un canale davvero amatissimo in Italia, con più di 1 milione di iscritti, ed è davvero veramente molto molto apprezzato e ben fatto. Tra i video più belli che hanno prodotto mi piace tantissimo quello dove spiegano il ponte sullo stretto di Messina. Infatti tra la Calabria e la Sicilia ormai sono tantissimi anni che si parla di un ponte, ma poi non è mai stato costruito. Io non sapevo perché, ma ho visto il loro video su questo argomento e ho capito davvero tantissime cose, perché la cosa in cui sono più bravi è la facilità di spiegazione, cioè spiegano in modo davvero facile. Un altro video molto interessante è quello sull'eruzione futura del Vesuvio, davvero super interessante. E un altro video molto apprezzato che anche a me è piaciuto tanto è quello sull'attentato alle Torri Gemelle, chiaramente spiegato proprio da un punto di vista più fisico che storico. Molto interessanti sono anche le interviste. Per esempio hanno intervistato Valentino Rossi, un famosissimo pilota di moto in Italia, e in questo video hanno descritto la fisica delle motociclette quando non si piegano, per esempio durante le gare, quindi molto interessante. Oppure un'altra intervista l'hanno fatta con Marco Mengoni, un famosissimo cantante in Italia, dove hanno spiegato un po' come funzionano i concerti, ma anche qui hanno parlato proprio del suono, della parte tecnica, cose davvero molto interessanti. Inizialmente su questo canale, come ti ho detto, c'erano video solo di Andrea e lui è di Napoli, ha un accento napoletano. L'accento napoletano, se è troppo forte, può essere un po' difficile da capire, però nel suo caso non è così, anzi lui ha un modo di parlare e spiegare chiarissimo. Parla lentamente, scandisce bene le parole, davvero è molto semplice da seguire. Però adesso ci sono video anche con altre persone che hanno accenti diversi, perché vengono anche dal centro e dal nord Italia. Quindi in realtà puoi trovare un misto di accenti su questo canale, però ti assicuro, tutte le persone parlano in modo super chiaro. Quindi in realtà secondo me non è un canale molto difficile da capire. Chiaramente qual è il problema? Gli argomenti trattati sono argomenti scientifici, storici, geopolitici, quindi si usano dei termini un po' più complicati. Loro fanno il possibile per semplificare tutto il più possibile, però chiaramente il lessico può essere un po' più avanzato. Per questo motivo io ti direi che questo canale ha un livello B1, però anche se è un livello A2 magari riesci a capire lo stesso, non ti preoccupare. E adesso passiamo al quarto canale che voglio consigliarti oggi, Marco Montemagno. Marco Montemagno è un imprenditore italiano che però ha lasciato l'Italia tanti anni fa e adesso vive a Brighton in Inghilterra. È un imprenditore milanese e ha un accento molto forte del nord. A volte parla anche velocemente, quindi non è sempre facile da capire. Insomma, per voi una bella sfida. Lui parla principalmente di imprenditoria, self-help, mindset o business in generale, diciamo, però fa anche sul suo canale delle interviste molto interessanti con personaggi italiani e non. Queste interviste, soprattutto quelle con gli italiani, chiaramente sono in italiano e sono davvero molto interessanti, perché comunque ti permetteranno di conoscere dei personaggi italiani che magari forse non conoscevi, e soprattutto quando
quando ci sono due persone che parlano, quindi c'è uno scambio in un'intervista, si possono imparare tante cose, perché puoi ascoltare effettivamente come due italiani parlano tra di loro. Quindi secondo me è un canale davvero molto interessante, però sicuramente non è facilissimo. E quindi in generale, dato che Marco Montemagno ha un accento del nord bello forte e parla anche velocemente, consiglio questo canale a studenti che hanno un livello B2, C1 soprattutto per le interviste, perché a volte possono essere una vera sfida. E adesso passiamo all'ultimo canale che voglio consigliarti, Human Safari. Human Safari è il canale di Niccolò Balini, che in realtà ha anche un altro canale personale che è quello dove lui pubblica di più, ed è, o anzi sono tutti e due canali di viaggi, ma forse i canali di viaggi migliori in Italia. La cosa bella è che lui porta sempre le persone in posti nascosti, posti difficili da raggiungere o comunque posti inaspettati, e non solo mostra i posti, anche la cultura di quei luoghi, ed è questa la cosa più bella. Sono dei video super interessanti dove davvero puoi imparare tantissimo sulla cultura del mondo. A volte fa anche vedere delle cose strane, delle cose particolari. Insomma, davvero un canale che ti consiglio se sei un grande appassionato di viaggi o se ti piace viaggiare con i creator su YouTube. Lui anche del nord, è di un paesino vicino Bergamo, e allora non ha un accento troppo forte in realtà, cioè possiamo capire che ha un accento del nord, però non è troppo forte, però parla velocemente. E in più, dato che comunque sono dei vlog, quindi video sempre in movimento, ci sono un sacco di rumori di sottofondo, succedono tante cose insieme, per questo motivo è un canale un po' più difficile da capire. E allora io ti consiglio il canale di Niccolò Balini o comunque Human Safari, tutti e due i canali vanno bene, per un livello B2 C1. Benissimo, abbiamo finito con i consigli di oggi, spero che ti siano piaciuti. E qual è il tuo canale preferito per imparare l'italiano? E non dire il mio canale, intendo un canale di italiano per italiani, non per stranieri. Magari scrivilo qui sotto nei commenti, così possiamo darci delle idee a vicenda. E se questo video ti è piaciuto, ti ha aiutato e ti ha dato dei consigli molto utili, per favore non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta incredibilmente, perché se tu lasci mi piace stai dicendo a YouTube che questo video è buono e quindi YouTube farà vedere questo video a tante altre persone. Quindi se vuoi aiutarmi a far crescere il canale, metti mi piace, mi raccomando, e non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!